Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di Rain, un gioco di ruolo di Dario Leccacorvi e Andrea Tupac Mollica, finanziato su Kickstarter, edito e distribuito da Edizioni Aristea. Rain è un gioco di ruolo che abbiamo avuto modo di poter provare in anteprima, prima del lancio su Kickstarter, grazie al suo autore. Ringraziamo tra l'altro lui e la master di quella sessione, devo dire è stato molto interessante. Ringraziamo anche l'autore soprattutto per averci fornito sempre in anteprima la quick start ufficiale del gioco con i materiali utili per prendere la mano con il sistema, in particolar modo le carte dei primi sigilli, che tra poco vediamo tra l'altro in game come funzionano, le carte dei suoni ancestrali dell'ambientazione e anche le schede da presentare ai giocatori per fargli prendere confidenza con il loro personaggio. Prima di spiegarvi come funziona il mondo e il sistema di Rain, ci tengo a dirvi che prima di essere un gioco di ruolo, in realtà Rain era anche una serie di libri game, in particolare una serie dello stesso autore, tra l'altro intitolata Fra Tenebra e Abisso, in cui non solo ritroviamo il mondo di gioco ma anche parte del sistema, non solo questi ma anche i tre principi cardine che fondano l'intero mondo di gioco, il principio di luce, tenebra e abisso, che non solo sono gli elementi centrali di questo gioco ma sono anche ciò che servirà a darci una mano a direzionare i temi della campagna e anche per l'evoluzione del personaggio. Lo vediamo tra un momento nel sistema. Venendo a noi, si tratta di un gioco di ruolo dark fantasy caratterizzato da forti elementi esoterici, ispirato tra l'altro dal lavoro di una serie di scrittori. Io per correttezza vi dico quelli che conosco meglio, come per esempio Frank Herbert, autore di Dune, Michael Ende, La storia infinita e ovviamente il sempreverde Lovecraft. In più, i più attenti di voi potranno anche riconoscere, leggendo il manuale, una serie di riferimenti al gioco di ruolo o elementi comunque simili al gioco di ruolo di Cult. Io personalmente non solo li ho rivisti, ci sono anche per esempio elementi simili a Cabal, per esempio. Insomma, quando si tratta di esoterismo, bene o male, sempre intorno a quegli elementi molto interessanti e caratteristici sempre andiamo a parare. Vediamo quindi insieme l'ambientazione del gioco. Rain innanzitutto è il nome proprio del mondo in cui le nostre avventure si svolgeranno e possiamo suddividerlo sostanzialmente in tre zone: l'ecumene, cioè il mondo in superficie dominato dalle genti, cioè da noi umani, in cui il principio cardine o quantomeno quello predominante è quello della luce; l'ecubo o mondo di sotto, dove vivono gli antichi e il principio predominante è quello della tenebra; e poi il mondo dei sogni, chiamato anche il mondo di là, dove il principio dominante è quello dell'abisso. Per farvi un riassunto il più possibile efficace della lore, che comunque è molto ricca e stratificata, possiamo dirla in questo modo: ci fu un'epoca remota dominata dagli antichi, che dominavano con il pugno di ferro le genti, appunto gli umani, e lo facevano in virtù non solo della loro potenza ma delle loro conoscenze avanzate, conoscenze magiche, esoteriche, conoscenze scientifiche. Possedevano infatti la tecnia, che è un elemento principale di questo gioco per quanto riguarda anche le conoscenze che potrete acquisire. Ma a un certo punto gli umani scoprirono la loro forza interiore, riuscirono a fare anche proprie parte di queste conoscenze e in qualche modo ribaltarle contro i loro padroni, dando vita quindi ad una lunga e aspra guerra che alla fine comunque li vide vincitori. Riuscirono nel frattempo anche a emergere dal mondo di sotto, a conquistare l'ecumene e fondare grandi città come la capitale dell'impero dello Jordanan, Malkatar, che fu anche uno dei nuclei principali per poter combattere questa guerra. Uscendone vincitori, per l'appunto riuscirono a cacciare gli antichi nel sottosuolo e poter porre il loro dominio in tutto il mondo in superficie. Nel periodo che seguì gli umani riuscirono, o le genti se preferite, riuscirono quindi a diffondersi in tutto l'ecumene. Ora, le avventure dei vostri personaggi, il manuale suggerisce di farle cominciare in un posto particolare, ovvero l'isola di Ortnan. Questo perché un altro degli elementi principali della lore fu il cosiddetto periodo della conquista. Una delle etnie di queste genti, gli Ezard, emigrò per l'appunto in quest'isola alla ricerca di un nuovo territorio in cui potersi stabilire, ma entrò presto in conflitto con un altro dei popoli che già vivevano lì, quello dei Saiyajin, dando quindi luogo ad una lunga e sanguinosa guerra tra umani. In questo senso può riassumersi, diciamo, in un elemento che troviamo molto spesso nei miti. Prima l'essere umano
si confronta con delle potenze antiche e ancestrali e poi purtroppo inizia a farsi la guerra tra di loro. Troviamo non solo quindi questo elemento ma anche quello del colonialismo in un certo modo, perché questa guerra dell'Ortanan alla fine si concluse nella divisione dell'isola in due grandi aree di influenze, quella degli Ezard e quella dei Saiyajin. Tra l'altro, cosa che mi ero scordato di dirvi molto fondamentale è che tutto l'intero gioco di Rain si suddivide in 3 pratici manuali: quello del mondo, quello dell'ambientazione, che è quello che vi sto spiegando per l'appunto in questo momento, il libro delle leggi, il regolamento del gioco, e il libro dei segni, dove potete trovare una campagna o quantomeno anche tutto un insieme di avventure che potrete far giocare voi insieme al vostro party. Il libro dei mondi quindi non solo prima ci spiega come fu la storia delle genti, ma diviso in diversi capitoli ci racconta com'è lo stato delle cose. Nella prima parte scopriamo come funzionano i vari regni delle genti, le varie repubbliche, gli imperi, i vari patriarcati che la compongono, quali sono i rapporti tra di loro, le culture che le dominano, come queste culture per esempio si rapportano in confronto con gli antichi, con i generati, una particolare categoria di gioco che ora vediamo, qual è il loro rapporto per esempio non solo con il denaro ma anche con la tecnia, con l'arte magica, come la percepiscono, molto importante per la creazione del personaggio. Nel capitolo della tenebra invece troviamo sostanzialmente la stessa cosa ma per il popolo degli antichi. Chi sono, per farvela in breve? Sono diversi tipi di creature, alcuni sono sì dall'aspetto umanoide ma comunque asessuati, non particolarmente emotivi, conoscitori di grandi scienze e magie come per l'appunto la tecnia, che ci viene spiegata per l'appunto in questo capitolo. Altri invece potrebbero essere simili a delle vere e proprie falene giganti, altri invece il popolo dei Fomori, o Fomori, perdonatemi eventualmente la pronuncia, sono letteralmente dei giganti, tra l'altro ripresi dalla mitologia irlandese. È necessario che spazi adesso? Mi chiudete la porta per favore? Farà più caldo ma... anche la finestra, sì, grazie. Vado avanti che sennò perdo il flow. Grazie. Dove ero rimasto? Ah sì. Questi, fino a delle creature percepibili addirittura come divinità che popolano gli abissi del mare, che in un certo modo ricordano anche per l'appunto i grandi antichi Lovecraftiani. Come detto prima, appunto ci viene anche spiegata in una sezione apposita che cos'è la tecnia, quel mix di conoscenze alchemiche e scientifiche che a seconda di quanto una persona possa effettivamente conoscerla essere percepita in maniera diverse. Qualcuno potrebbe percepirla effettivamente come una scienza vera e propria, altri come magia. Poi troviamo il capitolo dell'abisso, in cui ci viene spiegato come funziona il mondo onirico, con i suoi reami e le sue corti, il modo in cui poterlo raggiungere o poter comunicare con esso tramite la magia rituale, tutte conoscenze che potrebbero essere apprese dai vostri personaggi, in particolar modo se scegliete il mestiere dello iatromante. Tra l'altro la cosa molto interessante è che poi nel manuale ci viene spiegato che una campagna all'interno dei mondi onirici potrebbe in qualche modo far saltare le normali regole del gioco, perché rappresenterebbe in un certo modo il fatto che in un mondo onirico le normali leggi della fisica che regolano il nostro mondo, diciamo, della veglia non hanno più senso di esistere. Non a caso ci troviamo anche riferimenti per l'appunto al velo di Maya, che sono elementi che appunto troviamo anche in Cult o in Cabal, per esempio. Ovviamente non può mancare un capitolo che ci spiega come funzionano e quali sono le conoscenze specifiche del mondo di Rain, ovvero il capitolo sull'agnosi. L'agnosi, per esempio, è appunto una conoscenza legata alla conoscenza spirituale di se stessi in rapporto con il mondo che ci circonda, ed è molto importante questa per la crescita e l'avanzamento del personaggio, che tra un momento, quando parliamo del sistema, vi spiegherò. Troviamo poi una sezione dedicata ai paredri, ovvero i famigli che i nostri personaggi potrebbero assumere, quali sono e quali vantaggi e capacità ci potrebbero dare, e molto importante la ruota dell'egemonia. Il mondo di Rain, infatti, come ho detto, si fonda su questi 3 principi, luce, tenebra e abisso, che dalla loro, diciamo, interconnessione, che per l'appunto può formare una ruota, danno luogo al nostro mondo. 3 principi che appunto in questa ruota dell'egemonia non devono uno soverchiare l'altro. Anche qui nel mondo di Rain è interessante a livello di lore il fatto che diversi studiosi hanno teorie diverse. La ruota potrebbe rompersi
creando quindi un caos che potrebbe distruggere il mondo e poi riforgiarne uno nuovo. Oppure c'è chi dice che molto semplicemente, spezzandosi la ruota e vedendo uno dei principi dominare sugli altri, il mondo potrebbe effettivamente finire. A chiudere il manuale del mondo invece è la sezione esoterica, riservata soltanto al master, dal momento che vengono rivelati tutti i segreti, diciamo, sia dell'ambientazione, dei vari popoli, ma anche le varie conoscenze magiche che i personaggi in realtà possono acquisire soltanto evolvendo poco a poco all'interno del gioco. E ci viene anche spiegato come possiamo fondare le campagne di Rain su questi tre principi. Per esempio, una campagna all'insegna della luce può voler significare che abbiamo a che fare con la società, l'ordine costituito, il bene in un certo senso, seppur bene e male nel mondo di Rain sono concetti un po' grigi. Diciamo tutto ciò che rientra all'interno della sfera, potremmo dire, dell'ordine, anche se sto un po' parafrasando, dove i nemici potrebbero essere semplicemente altre genti, potremmo avere a che fare con conflitti magari di natura un po' più politica della società. Una campagna invece della tenebra invece potrebbe riguardare la natura selvaggia, potrebbe riguardare la vendetta, la morte, tutti elementi legati per l'appunto in un certo modo all'oscurità. Idem per le campagne invece legate all'abisso, dove non solo avremo a che fare con, molto più probabilmente, con il mondo degli spiriti, ma avremo a che fare con elementi di puro caos. Detto questo, io vi mostro anche la scala del personaggio, dalla quale vi posso anche molto più facilmente spiegare il sistema di Rain. Come potete vedere, questa è la scheda, molto semplice, devo dire. Gli elementi che vi servono principalmente in realtà sono racchiusi qui in questo primo lato. Quest'ora vi spiego come funziona per la crescita del personaggio durante il gioco. Molto semplicemente abbiamo i classici elementi come il nome e la descrizione del personaggio. Scegliete innanzitutto se farlo o umano oppure un generato, ovvero umani creati con un determinato scopo, potremmo dire in laboratorio. Potrebbero ricordare gli homunculus alchemici in un certo modo, cosa che tra l'altro dà luogo a, diciamo, delle meccaniche un po' diverse, non solo di roleplay ma anche per l'appunto del sistema, come per esempio lo spirito di opposizione, che tra un momento vi spiego. I vostri personaggi compongono insieme una fratria, una compagnia, potremmo dire, che troviamo anche come elemento di lore. Le fratrie infatti erano quei gruppi di avventurieri che nelle varie fasi dell'umanità, specialmente quelle più antiche, si mettevano insieme appunto con uno scopo in particolare. Troviamo tra l'altro come regola opzionale determinati tipi di fratrie che possiamo scegliere con relative meccaniche. Per esempio io qui per la creazione del mio ho scelto di crearlo di una fratria mercenaria. Il vostro personaggio possiede un retaggio, un elemento che ha contraddistinto il suo passato. Per l'appunto io ho scelto amore oppure amicizia, che ha anche un effetto meccanico in gioco. Per esempio nel mio caso scegliere un personaggio che potrebbe darmi uno sgravio al tiro, per esempio, che ora vi spiego cos'è. Le tre caratteristiche principali del vostro personaggio sulle quali si fonda la parte principale del sistema sono i tre attributi di valore, sapienza e astuzia. Come funzionano in realtà? Molto semplicemente, quando il master o ierofante, come viene chiamato all'interno del gioco, chiama una prova, ci dirà una difficoltà di questa. Molto semplicemente, se la difficoltà per esempio è di 2, vuol dire che dobbiamo tirare una coppia di dadi a 6 facce e fare un risultato sostanzialmente pari o inferiore a quello dell'attributo di riferimento. Quindi se dovessi effettuare una prova di valore dove il punteggio del mio personaggio è 10, ecco, con un 4 per esempio l'avrei potuta superare. Ovviamente ci viene dato modo del personaggio di poterlo costruire o con una distribuzione di punti in cui scegliamo noi come distribuire appunto e quali conoscenze poterlo ottenere, possiamo dire la creazione libera, oppure il manuale ci fornisce una serie di mestieri che possiamo in questo caso scegliere per il nostro personaggio, che ci darà tutti i punti e i vari oggetti che possediamo. Nel mio caso io ho scelto il mestiere del combattente. Oltre a questo, per le prove potremo subire un aggravio alla prova, ovvero che se la difficoltà è 2 il master ci imporrà di tirare un dado in più, quindi
avendo meno possibilità di riuscire, oppure alcuni elementi potrebbero darci lo sgravio. Appunto, se la difficoltà è 2, togliamo un dado e ne tiriamo uno solo, dove appunto se il mio valore è 10 praticamente avrei un successo praticamente assicurato. Tuttavia c'è anche la possibilità di ottenere un incremento, un miglioramento alla prova appena svolta se dovessi ottenere un 1 naturale con il dado. C'è però anche una meccanica interessante, quella della sfida, ovvero che il giocatore sceglie volontariamente di lanciare un dado o dei dadi in più rispetto alla difficoltà che il master ha dichiarato. Voi potreste pensare che è controintuitiva la cosa, nel senso, perché dovrei aumentare la mia possibilità di fallire la prova? Molto semplice in realtà, perché superandola tutti quei dadi in più che abbiamo lanciato rispetto alla difficoltà originale saranno automaticamente degli incrementi da poter spendere, che in un combattimento possono fare la differenza in un certo modo. Qui troviamo le specialità che possiamo scegliere noi o ce le darà il mestiere che abbiamo scelto, il denaro, 4 argento, e l'equipaggiamento, oltre agli oggetti nello zaino. Qui troviamo 2 elementi che sono l'energia fisica e l'energia mentale. Anche questa è una risorsa che possiamo spendere o possiamo perdere in determinate situazioni. L'energia mentale, per esempio, serve molto per la magia, l'energia fisica anche questa rientra in un particolare ambito di abilità che possiamo usare, ma ovviamente in combattimento potremmo perdere sia energia mentale sia energia fisica. La seconda parte è quella, secondo me, invece molto più importante per quanto riguarda il tema del gioco. Qui ovviamente ho fatto il ritratto del personaggio. Troviamo la sezione per il paredro se lo possediamo o per un mantra, ma arriviamoci per gradi. Qui troviamo prima di tutto la sezione del fato. Si tratta di una risorsa che serve per eseguire delle prove per l'appunto del fato, per esempio poter resistere ad alcune magie. Serve soprattutto come moneta spendibile per poter avanzare in questa sezione che voi vedete che è del Trimundio. Infatti, giocando a Rain, quando superate dei momenti particolarmente significativi a livello della campagna, tipo avete risolto un grande conflitto, siete giunti in un punto cardine, ad una milestone effettivamente, il master vi potrebbe affidare un punto fato a testa e voi potete spendere questi punti fato per l'avanzamento nel Trimundio verso uno dei 3 principi. Potreste scegliere che il vostro personaggio nel processo di conoscenza di se stesso e delle sue capacità, ma soprattutto della realtà che lo circonda, si sta protendendo verso la luce, verso la tenebra o verso l'abisso, con tutto ciò che ne consegue, giungendo in dei punti, potremmo dire, cardine, che qui vedete segnati con dei cerchi bianchi. Potrete effettivamente spezzare dei sigilli. Qui il master, una volta spezzato il primo, ve lo conferirà, e i sigilli sono dei veri e propri effetti meccanici. Qui potete vedere il primo sigillo della luce, il pensiero originario di Crowman. Una volta per sessione di gioco puoi piegare le eventi a tuo vantaggio di una persona a te vicina. Tu o un tuo alleato potete ripetere una prova appena fallita. Questo ovviamente mette i giocatori in condizioni di dover scegliere in quale percorso poter eventualmente propendere di più rispetto ad un altro. Ovviamente man mano che avanzate il vostro personaggio può scegliere di avanzare per un certo periodo verso la luce e poi protendere verso l'abisso, che ovviamente significa anche qualcosa a livello anche di interpretazione. Un personaggio che protende verso la luce potrebbe essere, per esempio, qualcuno votato all'ordine, alla vita, alla società. Uno invece verso la tenebra potrebbe essere appunto votato alla conoscenza del mondo oscuro, della natura selvaggia. Potrebbe protendere verso la vendetta o la morte come tematica. Ovviamente troviamo anche qui tutti i vari poteri che possiamo eventualmente sbloccare. In realtà il Trimundio, come potete vedere, si sblocca fino a un certo punto, perché una volta che avrete spezzato il 4 sigillo sbloccherete dei poteri un po' più avanzati, che per l'appunto sono spiegati anche nella sezione esoterica per il master, che ve li rivelerà mano a mano che state avanzando. Quindi in un certo modo viene simulato quel percorso iniziatico esoterico che il gioco effettivamente nell'ambientazione propone, e il fatto che un percorso di iniziazione sia trasformato nell'evoluzione del personaggio, dal mio punto di vista è una scelta di game design molto interessante. Vi chiederete come funziona il combat. Abbiamo un'iniziativa basata sull'astuzia, dove ovviamente in caso di pareggi andiamo a vedere altre caratteristiche che ci possono tornare utili. Il personaggio può compiere un'azione principale e una o 2 secondarie a seconda del caso. Troviamo ovviamente in questo caso le armi che ci possono servire per infliggere i danni all'energia fisica, e soprattutto per combattere l'area ci viene divisa in diverse zone che
vanno a gruppi di 6 metri, per esempio una cosa vicina è a contatto di 6, poi si va sempre di più ad allontanarsi, serve ovviamente per le armi a distanza di 12, 18 o più di 20 metri, in cui siamo praticamente a distanza di tiro, potremmo dire. Altra meccanica molto interessante che riguarda il percorso iniziatico sono i cosiddetti suoni ancestrali, che tra l'altro nella scheda sono elencati qui in fondo, perché quando un nostro personaggio li ottiene, sono ovviamente relativi alla parte magica, sbloccano determinati poteri, e anche questi sono ognuno collegati, come potete vedere dai colori delle carte, ai 3 principi: suoni ancestrali di luce, di tenebra o di abisso. Chiaramente, se il vostro personaggio li conosce, nel manuale viene spiegato come questi entrano in gioco. Dicendo letteralmente uno di questi suoni, il personaggio potrà eventualmente sbloccare un incantesimo da poter utilizzare sul momento. Funzionano esattamente come una sezione magica di altri giochi di ruolo fantasy che potreste immaginare, ma il fatto che il personaggio le possieda come carte effettive, secondo me, aggiunge quell'elemento in più che secondo me rende il gioco molto ma molto connesso al suo tema. Quali sono intanto le considerazioni che posso fare? L'ambientazione di per sé rielabora concetti tipici del fantasy e del dark fantasy che potremmo aver visto in altri giochi o in altri racconti, però lo fa in maniera, devo dire, molto personale. È molto bello vedere tutti questi vari elementi in cui, soprattutto nella lingua, nei nomi dei posti e nei nomi delle persone che la abitano, i nomi delle creature, una particolare ricerca. Ci sono dei richiami da un certo punto di vista, spero gli autori mi possano correggere se sto per sbagliare, dei richiami medio orientali. Ci sono degli elementi non soltanto magici ed esoterici, ma anche in qualche modo steampunk. Infatti tramite la tecnia troviamo non soltanto i generati, quindi le conoscenze alchemiche, ma anche potenziali macchine primigene, strumenti simili ad archibugi, strumenti che potrebbero in qualche modo suggerire un mondo rinascimentale che si sta sempre di più specializzando nella tecnologia, quindi in un qualche modo sì, uno steampunk che in qualche modo rende il gioco vagamente anche techno-fantasy per un certo suo aspetto. Quindi è già la seconda volta che vi parliamo di un gioco con elementi simili. La settimana scorsa Francesco vi ha parlato di Etemenanchi. Devo dire che però, se non fosse per questo forte elemento esoterico che il gioco ha, qualcuno potrebbe vederlo come semplicemente un'ambientazione fantasy, come potrebbero essere altre. Quindi io infatti lodo il fatto che gli autori abbiano molto concentrato parte dei loro sforzi in questa componente, non soltanto nell'ambientazione, ma anche nel modo in cui si costruiscono le avventure e i personaggi possono evolvere durante il gioco. La creazione del personaggio l'ho trovata, devo dire, molto rapida, soprattutto nel momento in cui ci si prende la mano. Lo è ancora di più se scegliete, diciamo, la soluzione di scegliere un mestiere. In quel caso il manuale vi dice dove distribuire i vari punti, cosa che appunto lo rende molto comodo per quanto riguarda, diciamo, un discorso di livello di ingresso del gioco. Il sistema di per sé contiene una forte componente OSR, abbiamo pochi elementi, abbiamo poche caratteristiche su cui far ruotare il tiro dei dadi, la mortalità potrebbe essere effettivamente molto alta a seconda di come il gioco scorre. Personalmente non l'ho trovata la parte questa più interessante del gioco in sé per sé. Quello che mi è veramente molto piaciuto, e sto continuando a dirlo effettivamente, è proprio tutta la parte legata all'esoterismo del personaggio, il fatto di avere tutta una componente esoterica relativa a quali potenziamenti e quali conoscenze acquisire nel corso del tempo, che simula un percorso esoterico. A me è veramente piaciuta molto, e questo in qualche modo è il vero cuore pulsante del gioco. Detto questo, io quindi a chi mi sento di suggerirlo? Sicuramente agli amanti dei giochi OSR, seppur diciamo con un livello di crunch in più per quanto riguarda le possibilità in gioco. Lo suggerisco ad amanti di giochi di ruolo un po' più tradizionali, lo suggerisco però anche a dei neofiti, perché non ha troppi ostacoli di ingresso, ha un sistema molto semplice, il fatto di avere una specifica area in cui farlo cominciare rende anche il lavoro del master molto più semplice. Forse un po' meno lo suggerirei a quelli ad amanti di giochi un po' più di componente narrativa, ma il fatto che si può ruolare la parte relativa al percorso del personaggio di Luce Tenebra Abisso, secondo me invece dà quella componente che giocatori come me possono apprezzare maggiormente all'interno di un gioco del genere. È un gioco per chi comincia
sia comunque molto valido da questo punto di vista, e devo dire mi dispiace il fatto che non sia potuto finire tra i finalisti del gioco di ruolo dell'anno, ma come abbiamo appunto affrontato in live, le scelte quest'anno della giuria sono andate in un'altra direzione. Ovviamente acquistando il gioco completo troverete i mazzi completi delle carte, perché qui appunto abbiamo soltanto quelli di partenza dei primi 3 sigilli legati appunto a Luce, Tenebre e Abisso. Nel pacchetto completo, che vi arriva tra l'altro con un bellissimo cofanetto e la mappa del mondo di gioco, vi potrà fornire diciamo tutti gli elementi completi per poter vivere un'esperienza Tyrann. Detto questo, io ringrazio nuovamente l'autore per averci dato la possibilità di potervi parlare oggi del gioco di ruolo, e vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite. Vi invito inoltre a seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram. Non solo, vi invito anche a unirvi al nostro gruppo Telegram per poter fare 2 chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. Siamo anche da un po' di tempo su TikTok, ragazzi, vi lascio questa informazione così a gratis, come si dice qua a Livorno. Detto questo, ragazzi, questo è tutto. Daniele dal Forum Sententiam, chiudo.